Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo dell'importanza di fare un percorso degustativo per arrivare a bere dei caffè sempre migliori. Prima di iniziare vi ricordo che premierò come sempre chi nel video settimana scorsa è iscritto al canale e ha commentato e quindi a fine questo video troverete chi il tool ha sorteggiato per ricevere un simpatico omaggio delle mie miscele e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale, troverete un video ogni sabato alle 2 e commentate questo video perché a me farà solo che piacere. Ma oggi iniziamo parlando con Michele Cantarella di come si fa un percorso per arrivare a bere dei caffè migliori. Come sapete, se non l'avete visto, ho fatto una trasferta a Napoli, tra Napoli e Salerno, in cui ho fatto tanti video, spero interessanti per voi, tra cui una lunga chiacchierata con Michele Cantarella. E in questa chiacchierata a cui vi lascio abbiamo parlato di come il gusto italiano vada anche educato per scoprire qualcosa di nuovo, per arrivare a bere da un caffè molto corposo a un caffè molto aromatico con tante sfumature che magari è un 100% arabica. Fare questo salto senza un percorso è sempre difficile e fa sì che magari si vada a rifiutare un caffè 100% arabica, ma di questo ne parliamo con lui e soprattutto gli andrò appunto a chiedere di uno dei miei tarli più grandi, che appunto è il caffè bevuto con gli occhi. Io sono abbastanza contrario a tutti coloro che giudicano il caffè da come è venuto corposo e cremoso, ma per me il caffè è fatto soprattutto di gusto, è fatto di aromi e quindi domanderò a lui che ne pensa appunto del caffè bevuto con gli occhi, cosa vi sconsiglio sempre di fare. Ma adesso lasciamo la parola a lui, visto che è un formatore dell'Espresso Academy. Il discorso delle caffetterie specialty. Abbiamo aperto questo posto con la torrefazione Castorino 5 anni fa e niente, si cercava di fare proposte di caffè, li chiamavamo all'epoca caffè particolari, quindi ancora non c'era tutto questo trend e tutta questa conoscenza sul caffè in generale, sullo specialty, sulle singole origini, su che cos'è l'arabica, su che cos'è la robusta. E quindi abbiamo cominciato a fare questo lavoro un po' di divulgazione del caffè di qualità. Ma ci siamo resi conto che alla fine non riuscivamo a far piacere la bevanda al cliente, perché era un caffè espresso di qualità, era un caffè espresso altamente selezionato, era un caffè specialty, ma l'unica cosa che non era è che non rispecchiava il gusto del nostro cliente. E quindi per cercare di arrivare a questo approccio ci abbiamo messo un bel po' di tempo, le cose non è che andavano poi così tanto bene. In una giornata che eravamo in torrefazione, si pensò insieme ai proprietari, dice guarda, ma abbiamo delle singole origini di robusta, perché loro qualsiasi cosa tostano la tostano in singole origini, abbiamo qualche singola origine di robusta, perché non proviamo a partire, far assaggiare al nostro cliente non una miscela di robustaccia, ma cominciamo a dargli una singola origine di robusta, che all'epoca non neanche si diceva, ma vengono chiamati fine, cioè sono quelle robuste di qualità, che hanno qualche cosa di qualità. E quindi non me lo dimenticherò mai, mettemmo la prima singola origine di robusta, che era un indonesiano, Isola di Flores, così cominciamo a far assaggiare il cliente a monorigine di robusta, che fu l'exploit. Ancora oggi vendo tanto di quei fine di robusta, però grazie a quell'assaggio di quella singola origine di robusta ho portato una fetta di clienti, penso un buon 25%, che può sembrare poco ma non lo è, dovremmo fare ancora tanto, ma in questo momento sono contento del poco, ad assaggiare, a fare un percorso dalla singola origine robusta a un 70-30, a un 100% arabica, a una singola origine e estremizzato, quelli proprio mi hanno seguito, a degli specialty. Oggi il 20%, il 25% di quei clienti entra in caffetteria e dice fate voi. Quindi è un approccio importante, è una persona che deve effettuare un acquisto e quando uno fa un acquisto si fa sempre una violenza, anche se è una cosa che ti piace, ma comunque ti togli del tuo, a dire entra in un posto dove dovrà pagare, dice fate voi, è una grande soddisfazione. E quindi naturalmente non ti nascondo che capita poi tante volte che dice guarda questo non mi è piaciuto, però
abbiamo tolto il problema della fidelizzazione, cioè abbiamo un prodotto che è la miglior qualità ma che non piace. Facendo questo passaggio, questo approccio al caffè, partendo da un gusto che è quello che lo rispecchia praticamente per tradizione, per quello che poi in fondo è il buono oggettivo, soggettivo della media delle persone, no? E l'abbiamo portato fino a poi. Oggi ci sono tanti clienti che, come a me all'epoca quando assaggiai il primo caffè di Arabica, non bevono più robusta, bevono solo Arabica. Sì. All'epoca non sapevo manco che caffè bevevo prima di entrare nel mondo del caffè, adesso quando devo bere una robusta faccio veramente tanta fatica, parlo di robuste comuni. Nel video settimana scorsa ho assaggiato il Jamaica Blue Mountain e ho detto che se nessuno ti dicesse e te lo presentasse, probabilmente per la nostra cultura sarebbe anche un caffè che potremmo dire non ci è piaciuto, no? Questo per il discorso di consapevolezza. Se invece uno ci vuole una determinata preparazione, che nel vostro caso è la carta d'identità del caffè, no? Per esempio, che date con ogni monorigine che appunto offrite ai clienti, senza la carta d'identità e senza un po' di consapevolezza quel caffè poteva passare semplicemente per un caffè troppo poco deciso, troppo poco cremoso, invece, proprio così. Invece dietro c'era tanto, ci sono tanti aromi e poi io vorrei, l'ho riflettuto dagli ultimi commenti ai miei video e dalle ultime opinioni che mi sono arrivate, è che dovremmo iniziare forse a bere un po' più col gusto e non con gli occhi, cioè mi sembra che sta venendo una moda con l'avvento dei social tutto quello che è commestibile deve essere prima fotografabile, questo ci sta danneggiando molto, tant'è vero che se si entra in caffetteria cerco di dire alla persona: non guardate, girate il caffè, non mettete lo zucchero, cominciate a bere, mettete il naso nella tazza. Mettete il naso dentro, la tazza è fatta apposta per metterci il naso dentro, le facciamo larghe a prescindere, perché proprio il naso deve entrare dentro mentre si beve, questo è importante, ma questo nel caffè come nel cibo. Oggi siamo abituati prima a vedere e poi a gustare. La prima cosa che si dovrebbe fare è quella di sentire, di annusare, poi cominciare a mangiare. Magari può sembrare una cosa scorretta, ma mangiare anche con un po' con la bocca aperta, perché mentre si mastica, ok, escono fuori dei flower, degli aromi che ti arrivano al naso per farti comprendere meglio quello che si sta mangiando. No, ma infatti stamattina in torrefazione la cosa bellissima, emozionante per me è stato dalla parte del crudo, in cui senti tutto l'odore, io dico, di natura, no? Tra l'aiuta, la terra, senti quel tipo di sentore, e poi invece arrivare al tostato che invece è pieno di tutti questi aromi, e che poi io quando tosto la cosa che più devo stare attento, no? Già da come esce, da come cade nel cestello di raffreddamento già ti accorgi, no? Dagli odori, se è troppo carbonico vuol dire che l'hai tostato troppo, invece se l'hai tostato giusto, quindi è visivo sì, perché magari il colore lo vedi anche dagli occhi, però secondo me nella tazzina dobbiamo uscire dal concetto di tutta crema, tutto cremoso, altrimenti io ce la faccio a farlo super cremoso, no? Metto tutta robusta. Ce la fanno tutti. Ce la facciamo facile, non è quello il problema. Secondo me invece dobbiamo provare l'assaggio bendato. Io mi diverto tante volte a assaggiare bendato proprio per togliermi il pregiudizio dell'occhio. Certo, assolutamente. Questo è un esercizio che possiamo fare chiunque, in fondo si assaggia con la testa. Sì. Il nostro cervello è molto fondamentale, che è lui che poi codifica queste sensazioni, no? Quindi è importante. Poi per esempio mi viene in mente, anche se pensiamo ai brand più commerciali, no? Senza fare nomi, che fanno le miscele di tanti colori, no? Spesso uno è focalizzato su quel colore perché è quello più comune, quello che ha visto dall'amico, che ha visto in pubblicità, no? Invece secondo me partiamo da assaggiarli insieme, bendati, e troviamo lì il nostro gusto, e questo andrebbe per tutte le cose. Questo andrebbe fatto per tutto, esattamente così. Bene, ora che abbiamo visto questo video con Michele, andiamo a vedere chi ha vinto tra quelli che hanno commentato il video di settimana scorsa, a cui vi rimando se non l'avete ancora visto. Perfetto, vediamo chi vince. Ha vinto Giovanni Romeo. Giovanni, grazie mille per aver commentato il video e essere iscritto al canale. Scrivimi nella mail che trovi in descrizione la tua macchinetta, ti invierò appunto un assaggio delle mie miscele per la tua macchinetta, e per tutti gli altri commentare questo video potreste essere voi a vincere sabato prossimo. Un saluto e alla prossima!